Riparliamo oggi di Blackmagic Camera per iOS, la versione 1.3, quindi si aggiorna con importanti novità. La prima sicuramente è quella che inserisce il monitor audio, quindi possiamo da oggi sentire quello che entra nel nostro iPhone tramite una cuffia o un altoparlante esterno. La seconda novità di rilievo, ce ne sono state altre, è sicuramente la possibilità di fare un'automazione sulla messa a fuoco, non poco. Poi migliorata ovviamente la latenza rispetto alla versione precedente in HDMI, è aggiunta qualche funzione e altre novità che riguardano sicuramente gli obiettivi degli ultimi iPhone e ovviamente altre diciamo migliorie minori, ma io ho focalizzato queste tre praticamente, vabbè, non l'ultima sugli obiettivi, ma ho focalizzato sia la possibilità del monitor, la messa a fuoco, l'automazione e l'HDMI. Andiamo a vederlo subito, ma vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale, azionate la campanella se volete ricevere notifiche dei video che posterò. Andiamo a vedere queste novità importanti su Blackmagic videocamera per iOS. Bene, andiamo a vedere subito come si fa ad attivare il monitor per avere ovviamente l'audio in cuffia, ok, oppure su uno speaker esterno, per carità. Andiamo in audio e vediamo qua subito la spunta, eccola qua, basta attivarla e abbiamo il monitor audio anche del microfono interno del nostro iPhone. Qui invece abbiamo tutte le uscite, penso che verranno elencate tutte le uscite che abbiamo collegate al nostro smartphone. Quindi molto semplice, poi ovviamente si può andare a spegnere di nuovo con la spunta. E ovviamente abbiamo i VMeter sullo schermo per vedere ovviamente cosa sta entrando, però sicuramente una fonte sonora nell'orecchio è meglio di un VMeter. Ecco, precisiamo questa cosa qua. Io avevo preso un cavetto che è qua, un cavettino che forse l'ho messo a posto. Questo qui è un cavettino che praticamente non c'è più. Dove è andato a finire, ragazzi? Eccolo qua. Eccolo qua. Aveva due entrate e uscite a seconda di dove inserite il jack. Diciamo che tutte e due valgono come entrate e come uscite. Ovviamente pensavo di aver fatto la scoperta del secolo. In effetti funziona con iPad che hanno ancora il jack o iPhone che hanno ancora il jack, quindi niente di fatto, non può funzionare. L'unica cosa che può funzionare avendo inserito un microfono wireless, ok, o wireless o a filo, è una cuffia Bluetooth. Ve la infilate nelle orecchie e ovviamente sentite quello che esce. Ovviamente dovete, quando azionate la cuffia Bluetooth, andare nelle impostazioni audio dell'iPhone e come uscita, ok, impostare la cuffia, altrimenti non lo prende da solo. Anzi, non lo prende da solo, può darsi che lo prenda da solo dalle impostazioni stesse del, diciamo, dove c'era l'altoparlante. Questo è tutto da verificare. Ovviamente la cuffia, io questa qua è una cuffia Bluetooth da poche decine di euro, quindi bisogna vedere quanto, ok, siete disposti a spendere per avere meno latenza, la potenza ovviamente più nelle orecchie per sentire meglio e tutto il resto. Però diciamo che questa funzione è una funzione utilissima, ok, per andare a monitorare l'audio. Come avevo già detto, per spegnere ovviamente questa funzione basta riandare sul audio, sul monitor e spegniamo la funzione e quindi la funzione diventa inattiva. Seconda novità, sicuramente l'automazione sulla messa a fuoco. Andiamo a cliccare sull'iconetta che riguarda la messa a fuoco, vedete qua abbiamo 3/4 simboletti, no, sono 3 mi sembra, che indicano proprio dei mark. Se ci clicchiamo sopra abbiamo proprio, ok, la schermata si apre con i 3 mark che abbiamo a disposizione, il simboletto di reset completo, quindi l'animazione, l'automazione sarà cancellata tutta, il cestino che permette di cancellare un mark alla volta, le due impostazioni che adesso andremo a vedere, la velocità ovviamente della nostra automazione e il play. Adesso non c'è niente, quindi diamo il play. Non possiamo dare il play. È
ecco, come si fa? Questa è una bella domanda perché prima di, diciamo, di arrivarci, ma anche questo l'hanno fatto tanti colleghi americani, ho dato una bottina al microfono, ho sentito la mia mano, e hanno, prima di scoprire come si faceva, ci hanno messo un pochino. Ecco, la cosa è questa, se io adesso voglio fare, adesso vorrei fare una sfocatura, ok? Se do un tap, ovviamente Blackmagic mette a fuoco, quindi torno indietro e devo dare un tap lungo per non far muovere, ok, da quella posizione la messa a fuoco e clicco sul primo mark. Vedete, viene ovviamente inserito il primo mark. Esco cliccando su una qualsiasi posizione dello schermo, vado a posizionarmi su un'altra messa a fuoco, clicco lungo per non perdere la posizione acquisita e rivado a dare il secondo mark. A questo punto voglio mettere a fuoco, quindi posso dare un tap ovviamente sullo schermo, lungo di nuovo e vado a mettere il terzo mark. A questo punto do il play, ok? E andiamo a vedere l'animazione. Ovviamente prima di dare il play, ovviamente prima di registrare, vado a rallentare, accelerare come voglio. Ovviamente se andiamo verso destra l'automazione è più lenta, se andiamo verso sinistra è più veloce. Riesco da questa funzione, do di nuovo il play, vedete che è rallentata. Adesso io sono in questa settaggio, quindi cosa succede? Vado avanti di uno step, nel secondo step e nel terzo ovviamente, però come clicco play torniamo indietro al primo mark. Se metto la seconda posizione invece, vado al secondo mark, lui si ferma, vado al terzo mark, lui si ferma, ritorno indietro al secondo mark, si ferma e ovviamente vado al primo. Ecco, voi direte, come faccio ad andare al terzo mark se io ho il mark di mezzo? Beh, semplicemente clicco sul terzo, ok, lui va molto veloce. Quindi devo ovviamente fare due mark solo se non voglio il terzo. Vedete, cliccando sui vari mark, ovviamente lui si posiziona sul mark che io clicco. Supponiamo di voler cancellare il 2, mi posiziono sul 2 e vado a cancellare il mark secondo. Quindi adesso ovviamente la mia animazione andrà fino, ok, al mark ovviamente che sono rimasti. Per azzerare tutto, come avevo detto, basta cliccare qui e la mia animazione si azzera completamente. Siamo giunti all'ultima novità, ce ne sono altre ovviamente, ma di meno rilievo, è l'HDMI. Adesso ovviamente andiamo di nuovo nelle impostazioni di sistema e andiamo fino a monitor, ovviamente dobbiamo andare su monitor e andiamo a monitor e andiamo a mettere ovviamente l'HDMI. Ecco, l'HDMI adesso vedete è fissa su questa posizione qua, quindi cosa vuol dire? Questa posizione qua, come vedete al monitor, fa vedere, ok, quello che riprende proprio la videocamera stessa, ok? Se io vado adesso a selezionare la prima voce invece, viene ripreso ovviamente anche il menu e tutto il resto. Ovviamente se io esco adesso dalle impostazioni viene vista anche le informazioni, vedete le informazioni sullo schermo, ok, come io clicco sullo schermo ovviamente vengono viste anche le altre informazioni. Vado adesso di nuovo a cliccare qui, vado di nuovo qua, vado a mettere la terza, sparisce ovviamente il menu, ok, sparisce il menu e vengono ovviamente proposte solo le indicazioni che riguardano proprio effettivamente quello che le informazioni, frame e roba del genere, quindi non viene visto altro. Se invece adesso vado, spero di aver dato il tasto giusto, sì l'ho dato, vado a mettere la terza posizione, che succede? Viene ovviamente visto tutto il resto, viene visto qualcos'altro, ma non so qual è diciamo, la differenza tra questi due. Pensavo che forse vediamo un po' lungo, viene visto, non viene visto, forse la messa a fuoco, infatti qua vedete che ovviamente viene vista. Vediamo un po' se clicco sul secondo, se vedo anche, no, non vedo anche la messa a fuoco, cioè il tap non lo vedo. Non so cos'è la differenza. Comunque,
dicono che la latenza è minore, quindi io ho sempre visto che la latenza non era tanta, quindi era già buona all'epoca, quindi non so cosa sia cambiato. Comunque, diciamo, ci sta anche questo. In ultimo, vi voglio far sentire soprattutto adesso il mirroring che praticamente esce dal monitor che ho collegato. Vedete, io sono già in audio qua, ok, ho già dato la spunta all'audio e qua nella sezione che riguarda le uscite, ovviamente c'è proprio l'uscita del mio monitor. Se io vado indietro e clicco, praticamente tolgo, ok, il mute, sentite? Ok, esce dal televisore, quindi praticamente fa anche da mirroring un monitor, solamente che ovviamente sparisce l'audio dell'iPhone, cioè praticamente la sorgente prende il sopravvento. Bisogna vedere se ce ne sono 2 o 3 collegate, quindi abbiamo visto anche questo. Avete visto ragazzi, importanti novità, sicuramente l'audio ragazzi è una cosa importante, ci voleva, se ne poteva più di non avere ovviamente il monitor audio nelle nostre cuffie, nei nostri altoparlanti, nelle nostre orecchie. E il resto avete visto molto interessante. Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere e ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.